Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Se seguite Black Squirrel su Instagram, questa settimana avrete sicuramente notato che finalmente dopo un anno di distanza sono tornate disponibili le fibbie Survival, che praticamente è la nostra fibbia con acciarino. Questa è una fibbia vecchia che avevo conservato, lama e fischietto. A proposito, se non seguite Black Squirrel su Instagram, venite a dare un'occhiata al profilo, vi lascio come al solito il link in descrizione. Più che un acciarino vero e proprio, io lo considererei più un acciarino di ripiego, diciamo un acciarino di emergenza, che anche se non è come gli altri modelli che vendiamo sullo store, l'acciarino in legno e l'acciarino XR, che è praticamente una barra di ferrocerio gigante, fa comunque il suo lavoro. Comunque, aiuto, andiamo in fiamme. Comunque, sempre sul profilo Instagram di Black Squirrel ho pubblicato la fotografia di questo nuovo modello di portachiavi che ho realizzato così in preda ad un improvviso raptus di creatività. Ho scopiazzato per alcuni versi dei modelli visti su altri tutorial qui su YouTube, ma applicando come al solito qualche piccola modifica. Comunque, vi avevo promesso che l'avremmo realizzato ed eccoci qui pronti a farlo. Allora, per realizzare questo modello di portachiavi abbiamo bisogno di un anello per portachiavi, una fibbia Survival, ovviamente lo possiamo andare a realizzare anche con una fibbia standard, e un moschettone. In più ci vuole 1 metro di paracord suddiviso in 60 cm la parte lunga e 40 cm la parte corta. Prendiamo la parte più lunga, quella da 60 cm, e la facciamo passare all'interno del moschettone in questo modo. Quindi lo dividiamo in due, la parte centrale la facciamo entrare dentro in questo modo e successivamente tutto il resto passerà qui dentro. Successivamente prendiamo la fibbia, indifferente se è posizionata in questo modo o in quest'altro, io ho preferito metterla in questo modo così, e facciamo passare le due estremità all'interno in questo modo. A questo punto facciamo passare le due estremità al centro in questo modo. Una andrà a sinistra e l'altra a destra. Dopodiché la parte di sinistra passerà nuovamente dentro e qui dentro, e la stessa cosa facciamo con quella di destra, quindi da sotto, così, tiriamo e poi va qui dentro. A questo punto dobbiamo tirare queste due parti centrali così, in modo da stringere. Facciamo così. Allora, le tiro da sotto, quindi queste due, in modo che il moschettone si avvicini verso la fibbia. Dopodiché tiriamo 1 e 2, 1 e 2, ed eccoci in questa situazione. A questo punto quella di sinistra passerà sulla fibbia 2 volte, quindi 1 e 2, e lo stesso a destra, 1 e 2. Arrivati a questo punto, aiutandoci con un ago da paracord, facciamo passare le due parti restanti al centro. In questo modo. E prima di stringere tutto per bene, dobbiamo fare passare la parte di sinistra dentro in questo modo, ok, e la parte di destra la stessa cosa, tiriamo un po', potremmo tirare un po' anche questa, in questo modo, ok. A questo punto tiriamo questa estremità qui per stringere il nodo. Se volete vi potete aiutare anche con un paio di pinze per stringere in maniera migliore. E
tiriamo, e la stessa cosa dall'altro lato, quindi tiriamo questa parte qui, ok, ed ecco qui che la prima parte è completata. Andiamo a tagliare le due estremità, tagliamo con un po' d'abbondanza e andiamo a bruciare queste due estremità, facendo in modo, se ci riusciamo, di saldarle l'una all'altra. A questo punto prendiamo la paletta sempre dal nostro kit aghi e pigiamo. Allora, come voi sapete benissimo, io non sono un cultore del pigiare le bruciature. Vi ho sempre detto in quasi tutti i miei video che io preferisco, ecco il bracciale del tutorial precedente, io preferisco bruciare senza pigiare, in modo che non si veda, diciamo, questa sorta di schiacciatura che comunque a parere mio è davvero brutta da vedere. Però stiamo realizzando un portachiavi, quindi qui ci andranno attaccate delle chiavi ed è chiaro che per questioni di sicurezza a volte bisogna scendere a compromessi, quindi per questo motivo vi dico di schiacciarlo, così è sicuro che sia ben saldato e che non si possa slegare. A questo punto passiamo nella parte inferiore, dividiamo la parte di paracord in due come avevamo fatto prima, facciamo passare il paracord da sopra verso sotto e attenzione, in questo caso non dobbiamo andarlo a chiudere, quindi lo lasciamo momentaneamente così, prendiamo l'anello, lo facciamo passare qui dentro e dopodiché questa parte andrà a sinistra dentro la fibbia e questa parte andrà a destra, in questo modo qui. Dopodiché facciamo passare sia la parte di sinistra che la parte di destra al centro, stando attenti a passare sotto l'anello, quindi guardate, passerà qui sotto e quindi non qui sopra. L'anello lo dobbiamo prendere da sotto, sia per la destra che per la sinistra. Ok, spero si capisca bene. Comunque, come vedete, queste due estremità dovranno venire fuori in questo modo. A questo punto andiamo per stringere tutto. Tirando una e due facciamo scendere verso il basso la parte iniziale del nodo, facciamola arrivare il più vicino possibile alla fibbia, dopodiché 1 e 2, sempre verso il basso, per avvicinare anche l'anello alla fibbia, e per finire questa parte qui. A questo punto, aiutandoci con un ago da paracord, li facciamo passare qua dentro in questo modo qui, in modo da farli stare una a sinistra e una a destra. Successivamente quello che vi consiglio è di tirare per bene questa parte, cioè l'anello, cercare di creare uno spazio qui in mezzo, perché essendo che l'anello comunque ha queste parti che sono un po' taglienti, deve esserci lo spazio per fare in modo che questo anello giri senza andare a rovinare il paracord, quindi ci vuole quello spazio tale che l'anello possa girare. A questo punto potremmo tranquillamente tagliare e bruciare, però negli altri portachiavi che ho realizzato stamattina e ieri, come vedete, di passaggi ne faccio due. È semplicemente una questione di gusti. Io ho deciso di fare due passaggi per il semplice fatto che preferisco essere più sicuro, sempre per lo stesso motivo che vi spiegavo prima. Quindi prendo nuovamente l'ago da paracord e lo faccio passare al centro. Finito. A questo punto le soluzioni per eliminare l'eccedenza di paracord sono due. Come vedete, in questo caso ho tagliato direttamente qui,
bruciato e pigiato. In questo secondo caso le ho portate fuori una a sinistra e una a destra e successivamente le ho bruciate in questo modo. Qui ragazzi è una questione solo ed esclusivamente di gusti, forse in questo caso la chiusura è un po' più sicura. Quindi o tagliamo così o le portiamo fuori. 1 e 2. Ok, e come potete vedere il portachiavi è completo. Va bene ragazzi, anche questo tutorial finisce qui. Spero che questo portachiavi sia stato di vostro gradimento e che possa essere utile, soprattutto per chi pratica attività outdoor. Detto questo, vi ricordo come al solito che tutto quello che utilizzo per la realizzazione di questi tutorial, dai kit taghi al paracord, alle fibbie, eccetera, lo trovate sullo store www.paracorditalia.com. Detto questo, il tutorial finisce qui e ci vediamo la settimana prossima con un nuovo video. Ciao, ciao, ciao!